Tutta l'Italia praticamente è un territorio invaso da rifiuti del tipo tossico e nocivo. Per anni hanno smaltito di tutto e di più. Dobbiamo capire che oggi trattare male l'ambiente che ci circonda significa non volerci bene, significa non voler bene ai nostri figli, significa non pensare al futuro. Questo è il mio paese, si chiama Montecalvo e questo sono io, Simone, il suo custode e sono anche una specie di giornalista. Questo è il municipio, la piazza principale, il mio bunker, il corso, il centro commerciale. Adesso è disabitato, però quando c'è la festa ci sono quasi 1000 persone. Adesso non vedete neanche un montecalvese perché sono tutti in chiesa. E questo è Don Vincenzo, il prete che mi ha cresciuto. Qualcuno dice che sono nato con un leggero ritardo, ma io non sapevo di avere un appuntamento. Questo è il sindaco, Bellomondo, eletto con il 107% dei voti. Abbiamo lavorato bene nelle ultime 25 amministrazioni e il popolo ci ha ridato fiducia. La moglie è la First Lady, donna devota. Per lui viene prima l'interesse dei cittadini e dopo io. Molto dopo. Troppo dopo. Matteo, il figlio del sindaco. Questa è la maestra Fusco che fa tanta beneficenza e si occupa tanto degli altri. Nel momento in cui doniamo, riceviamo anche. La vorrebbero fare santa prima della morte, ma il marito dice: aspettiamo prima la morte e speriamo che arrivi prima possibile per vederla santa. Molti paesani stanno per partire per Meggiugori per chiedere le grazie, come sta facendo la signora Lamberti. E per questo paese la Madonna non basta, c'è una cooperativa santa. Io non sono mai andato via da Montecalvo perché qui sto bene, sono felice e lui è sempre il mitico Don Vincenzo. Simone, mica se lo fa, eh? Fermati così, basta con sto coso. La Madonna non vi aspetta soltanto lassù a Mesciugori, ma anche nei luoghi più inaspettati, più vicini a noi. A volte non c'è bisogno di andare così lontano per ricevere un miracolo. Il cambiamento può essere a pochi passi da noi, ecco, proprio nei nostri pressi vicino. Certo, non per tutti. C'è chi il miracolato prima, chi dopo. Per te c'è il lavoro, figlio mio, che fa una gara da parte e miracolate tutto. Avanti allora, avanti, preghiamo insieme. Mentre molti ragazzi del paese pensano che Montecalvo sia come un carcere. Omero è felice. Oggi è il vostro giorno. Tanti, sempre qua tornati. Collega, prepara gli effetti personali. Aria di libertà. Siamo liberi! Madre, vuoi rimanere là? Io volevo fare un altro paio di mesi. Cretina, hai spinto la porta, è normale. Oh mio, ho delle idee incredibili. Ah, un'idea incredibile come la bambola di gomma che si rifiuta di avere rapporti sessuali. Dici pure non voglio. Grande brevetto. Ma che c'è? Quello il rapporto così è più eccitante. Mo l'abbiamo lasciato agli effetti personali, mo ce l'abbiamo pure pigliato che la cosa. Io ce l'ho io una grande idea. Sì. Ma che usciamo da qua, io e te, non ci vediamo più. Vabbè, l'impressione che tu ce l'hai con me. No, quando mai? Soltanto perché mi hai fatto fare un mese di galera per truffa e calcio scommesse. Hai dei pregiudizi nei miei confronti. Truccare una partita mica è così semplice.
E poi ci muovi da me. Non se ne è accorto nessuno. Nessuno, guarda lo stamma. Nessuno tranne il giudice e Don Ciro. E gli dobbiamo dare ancora 80.000 euro. Al giudice? No signore, a Don Ciro. Dicevi, un giudice già è stato pagato. Ma è stato pagato? Non abbiamo pagato nessuno. Niente, poi pure corruzione, ci facciamo 3 anni di galera, cattivo. Intanto, speriamo che quando usciamo non ci stanno gli scagnozzi di Don Ciro, se no ci fanno la pelle. È chiaro? Sì, veniamo un attimo su. E vi volete voi? Come comunque hai ragione. Si sta in giro Don Giudice a Ciro. Murim! Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. No, non toccarmi, non voglio. No, non toccarmi, non voglio. Non voglio, non voglio, non voglio. No, non toccarmi. Dai, scusa, va. Madonna mia, State seguendo! Ci state seguendo, sì, perciò... Don Ciro. Allora, dove andiamo? A nord. A nord. Non voglio. Oi. Non voglio. Muoviti, allunga il passo. Allunga! Come faccio? Come farà adesso il nostro sindaco? Senza sua moglie per tutti questi giorni. Mi raccomando, dategli un occhio voi. Perché sono un bambino, eh? Ma gli uomini sono tutti immaturi. È vero, bisogna avere fiducia, eh? Ma io ci mancherebbe, gliela do la fiducia. Non voglio. Non voglio. Uzzicati, dai! Non voglio. Mi raccomando, amore, stai vicino a Camilla. Glielo dici tu che io torno tra qualche giorno. Mi raccomando, fai ascoltare la musica di Mozart. Sai che lei si rilassa. La vado a prendere. Che fortuna, aver sposato una persona così responsabile. E con la testa sul collo. Curiosità, ma chi è Camilla? Chi è Camilla? Amore di mamma. Mua. Mi raccomando, Mi raccomando, Camilla. Sì. Mi raccomando, Camilla. C'è anche il nostro Mariolino qui. Vieni qua, bello, vieni qua. Mariolino, come ti stai comportando? Bene? Stai attento, Mariolino, perché gli occhi di nostro Signore sono dappertutto, non gli sfugge niente. Sono dappertutto e ti guardano. Ho fatto sì! E hai giù nel Quando lui! ci faccio? Questa città la conosco a memoria, la conosco a memoria! Ci sono dei vicoletti che non ricordavo. Avete preso le scocciature? Io non c'entro niente! No, ma anche io È c'entro colpa di Omero! È colpa di... Lei stia zitto. Oggi la corsa è finita. Invece mi raccomando, non mancate all'inaugurazione del nuovo parco giochi. Ma che scherziamo, è un mio dovere. A proposito, anche voi, non vi dimenticate quella promessa. No? Vi siete fissato, invece non vi preoccupate. Vi garantisco che l'Italtrap non mette piede in questo nostro paradiso terrestre. Buongiorno, Don Vincenzo. Buongiorno. Il marito sta sempre così? Sempre, non c'è niente da fare. Ho cercato di dargli una mano, di portarla a nord, ma non si fa capace. Vincenzo. Ehi, bello. Buongiorno. Che vai a studio? Dove vai? No, oggi è domenica, Don Vincenzo. Ah, già. Sono di turno in ospedale. Mi raccomando, fai bene il tuo dovere, Assolutamente sì. Ciao. Mi vado. Ciao, Buona ciao. giornata. Arrivederci, dottore, arrivederci.
Oh, e tu? Bello. Ho già preso la pasta, l'ammorbidente, quello che mi hai chiesto tu. La carta igienica mo la vado a prendere. 3 veli, amo mi ricordo. Li conto, non ti preoccupare, tutti e 3. Ma tanto poi alla fine ti mando in fotografia la spesa tramite WhatsApp. Amo, mo ti devo lasciare un attimo. Sì, ho un lavoro da fare, se no poi mi porto il lavoro a casa. Ci vediamo dopo, via. No, non toccarmi, non voglio. Guardate chi si vede. Accomodate. Non voglio. E allora? No, Ricordate me o no? No. Ah, com'è? Scusate, oggi quello non si ricorda e voi picchiate a me. Ma lui è come un bambino. E allora vi ricordate o no? Mio padre ti ha fatto una domanda. No, non mi ricordo niente. Cerca di ricordare. Tienono vuoto in memoria. E allora pigliate sti 2 sfugliatetti. Il vostro amico Don Ciro, Rosarzese, Pallogna, 2-2. Eppure ero stato così chiaro. E l'attaccante che fa? Segna il gol del vantaggio. Quanto ho perso che la partita? Non rispondere, non rispondere. 80.000 euro. Facciamo così. Domani mattina, tutti e 2, vengono a casa tu e tu con calma alle 7 in punto c'erai i soldi. No, domani mattina alle 7 punti. No, ecco. Cioè, nel senso, vogliamo fare alle 7:30 perché vorrei dormire un poco di più. Ma perché ti senti stanca? No. E allora piglia sta guantiera. Sono venuti e pasta. Figlia da kiss. E tu, voglio, finisci il lavoro. E mi raccomando, qua la roba, chiura la pasticceria. Ma chi è figlio Kiss? Kiss è tutto scemo proprio. No, voglio bene. Ci mettiamo d'accordo. Omero, io abiuro i modi beceri di mio padre. Per quanto mi riguarda, io sono laureato in filosofia con 110 lode. E io pur di far contento mio padre, pur di dargli una soddisfazione a mio padre, io devo... Era rimasto l'ultimo babà. Lo sangue buonato. No, mi è asciutto diabete più che altro. Mamma mia, che pagliato. Mamma No, non toccarmi. Gliel'ho già detto, sorella. Cosa dice il Vangelo? Ognuno di noi deve sapere abbracciare la propria croce senza un lamento. Che è successo qua? Che? Senza un lamento! Mamma mia, che capocciatura che c'hai, Gesù mio! La bolletta dell'Enel è arrivata alla velocità della luce. Ma da quanto tempo non la paghiamo, la Telecom? Da quando era ancora SIP. C'è tutto cosa a me mi fa tutto. Assani. Mammelo Carmela! Ma è dentro Sant'Anna! Ma qua Sant'Anna, che lei nanà è mia figlia. Mamma mia, ma tu stai ancora sveglia? Siete tornati? Ciao babbo. Amore mio, vieni qua. Vieni qua, vieni a abbracciare Papuccio tu, mamma mia, mi fate venire. Scusa. Poi, come stai? Domani posso andare? Ma Posso? dico, come posso? stai? Come stai? Posso? Avete- Posso? Sbaglia oggi come stai? Posso? Momento, non ho capito. Come posso andare dove? Tu non vedi tuo padre da un mese? Sai che sono stato al lavoro fuori al nord e non chiedi com'è andato, come non è Non andato. era in Canada. Ma noi abbiamo preso la metropolitana e siamo andati in Canada. Sì, perché a noi non ci piace l'aereo, non lui soffre con l'aereo, quindi ce ne andiamo per sotto. Come si stava?
Belli freschi. Freschi, perché ha fatto appicciare l'aria condizionata. Papà, ma pensi che sono stupida? Dove devi andare? Fammi capire. Domani c'è la gita ai Monti di Marmorata perché noi dobbiamo salvare lo stambecco grigio. Non ti preoccupare che ho messo un sacco di soldi da parte, solo che mi servono 120 euro. Oh, ancora 120 euro per salvare lo stambecco grigio. E non potremmo salvare un animale più economico. No, è mia d'estinzione. Ma se si va via Monte Napoleone quanto costava? Io me ne vado, Posso andare? No, cioè sì. Cioè, tu sì, aspetta, tu no. Mannaggia, io no! Aspettate. Vado! No, non si può andare da nessuna parte, va bene? Niente stambecco grigio e tu non te ne vai. Non dico i marmellati. Quando dimmi una lira facimi il mondo della marmellata, sarà salvando. Come io avrei un pollo. Che tieni tu? Un pollo. Sì, però questa volta dividiamo bene. Io mi piglio la coscia e tu ti pigli il petto, perché a me il petto mi annozzinga, cioè mi affogo col petto, cioè è troppa carne, io ti ringrazio, però non mi piace, La coscia è più sfiziosa, è più veloce, diciamo così. Ma si scema. Ma perché? Che pollo tiene? Ho trovato la soluzione per toglierci i debiti con Don Ciro. Ma ho bisogno di una liquidità immediata. Non esiste proprio. Hai visto voi? È tutto combinato. Tutto combinato? Signore? Ah sì, i piccoli. Che mi fa questo coso? Ma come? Non vi fidate? Fidiamoci. Fidiamo. Ma ci mia questione. Prego. Doppia coppia. Full di 10. Full di donne. Full di donne. Donna. Ma noi non stavamo... Che state facendo? Sono nervoso. Guarda a fa. Guarda l'occhio. È un tic. Tavolo di persone malate. Scala. Perché che sei una scala? No, piuttosto chiedevo. Sapete la scala lo so. Fuio! Ma chi è questa gente? Credo i parenti della neonata. Ah, ci vado io. Salve, qualcuno di voi è il padre? No, ma è vero che io sono vecchio, dottore, ma... Dottore, mi sa sentire, lui come sta? Oddio. Bene, comunque non è un lui, è una lei. Dottore, scusate, non è che stiamo capendo male? Ci deve essere un qui pro quo. Non ci sarà nessuno, signor sindaco. Comunque non vi preoccupate perché tra un po' si ricongiungerà alla madre. Oh mamma mia! E quella è morta! E quindi anche lui? Ma scusate, come fa a essere morta se l'ha partorita neanche 2 ore fa? Dottor, ma voi di chi state parlando? Della neonata. Ah, ecco, ecco il qui pro quo. Ah, l'ho trovato, va bene. Noi stiamo parlando di Don Vincenzo! Ah, il parroco!
Dottore, come sta? Oddio, non sta bene. Bene. Ah, parlo il tuo contrario. Ha subito un trauma a una cornea e al momento non vede. E lei pensa che possa essere un trauma momentaneo? Chi lo può dire? Per tutto il tempo non ho fatto altro che chiedere... No, che cosa? No. No, non è possibile. Il fratello! Ah, io lo pigliamo, e quando viene lo frate, tutto, che lo sta in Africa! Comunque vabbè. No, non si fuma, dottore, per amore di... Io non fumo, non dovreste fumare neanche voi. Cosa faccio? Vuoi fumare? Ma stiamo scherzando? Io vi sto salutando. Con due dita. Ci saluto con quattro, dottore. Quando parlate, io non vi capisco. E nemmeno parlo con tuo contrario. Grazie. Ma mamma ricovera pure a voi. C'è una mafuì. Come al solito. E con Anà come la mettiamo? Con Anà troverò qualche amico mio che me la tiene per un paio di mesi, capito? Perché io, a differenza tua, sto pieno di amici. Va bene. Perché devo venire con voi? Perché tuo padre è pieno di amici. E dove andiamo? Andiamo a trovare uno zio di Felix che non si è sentito bene, sta male. Una palla. No, non ha una palla, cioè, sta male credo al cuore. Andiamo. Niente, la casa è vuota. Si bastardi hanno illuso la nostra sorveglianza. Ci hanno gabbato e turlupinato. Ma come pare? Oggi, niente, la casa è vuota. Si bastardi ci hanno dolce e gabbata. Ci hanno allupato. Oggi, in poche parole, ce l'hanno messa... Oh, non dici queste parole. Che si viene dicendo? Sì. Greve. Tuo prozio già sarà morto. Ma non stiamo. Ragazzi, state in campana. No, non stiamo in campagna. Con tutti i chilometri che abbiamo fatto, come minimo stiamo a Puglia. Non ho detto stiamo in Campania. Stiamo in Campania, stiamo all'Irta. Ma sto un galletto. Ma vuoi vedere che quello è... il fratello di Don Vincenzo, quello che non si trovava più. Bravo. Può essere. Vado io. Amen. Attenti perché questi sono paesani, questa è gente ostica. E voi? Che ci fate qua? Siamo in viaggio per lo zio malato. Sì, lo zio malato.
sta mio fratello, Don Vincenzo. E ma non ci sta. Sta ancora in ospedale. Ha avuto una brutta botta. Anzi, fate una cosa. Lasciate tutto qua e andate a trovarlo. No, io mi volevo prima sistemare. No. Lasciate tutto come sta. Qua nessuno tocca niente. Monte Calvo è un paradiso. Correte a trovarlo, Dici che non si ricorda più niente, ha perso sia la vista che la memoria. Beato lui, beato lui. E allora se ha perso la vista e la memoria, possiamo andare. Ma tu da dove vieni? Ma chi sei? Sono il socio. Socio? Il socio di minoranza. Vale, volete correre da vostro fratello o no? Ma io ho un problema, ho la macchina in panne. E che fa? Vi presto la mia. E la vostra è senza panna? Tenete sulla cioccolata. La panna, se la volete, ce la mettete voi. Andiamoci, andiamo bella. Ma venga, vi faccio vedere dove sta Turri e Stacca. Che ci facciamo qua? Fammi. Qui abbiamo trovato uno scondiglio sicuro a Monte Carlo. A Monte Calvo, non stiamo in Francia, stiamo a Vallina. Il tempo che il meccanica aggiusta la macchina e ce ne andiamo. E nel frattempo che faccio? Tu continui a fare il fratello di Don Vincenzo. Pericoloso. Ma non possiamo sempre scappare. Pensa a tua figlia. Eccomi qua. Salve. Chi di voi è il fratello di Don Vincenzo? Io veramente consiglio lui. Sono io. Penso che sia un'emozione fantastica per entrambi. Da quanto tempo non vi vedete? Martedì. 20 anni. Da 20 anni? Cioè martedì fanno 20 anni. Giusti. Giusti. Io sono Stefano comunque. Omero, piacere. Omero? Omero faccio, cioè Omero dico. Omero il nome, Omero. Mi ricordavo un altro nome. Don Vincenzo mi ha spesso parlato di voi, ma mi ricordavo un nome un po' più comune. Ah, ecco perché noi veniamo da un posto dove si chiamano tutti Omero. Tutti Omero, sì. Pure i bambini. È normale, pure i grandi, pure le femmine, come si dice, guarda Omero. Quanto è bella. Quanto è bella. Don Vincenzo mi ha spesso raccontato del vostro sogno. Il fatto mio, il sogno che facevo, che mi mettevo il pigiama a Piazza Plebiscite. No. Ho fatto l'incubo del vulcano. No. Il mare che si innalzava. La bananiera. La bananiera. Nera, vabbè, però sono cose che non ricordo, sono cose mie, se possiamo. Perciò voi siete andati via. Vabbè, sono cose mie, dottor. Vabbè, ma mo state qua. Siamo qua e quindi. Lui ha bisogno di voi. Ha bisogno di noi? È successa una cosa molto grave. Sta morendo. Ha lasciato una grossa eredità. Asciutto tabba. No, assolutamente no. Sta bene. Ma la botta che ha subito. Vorrei trovare le parole esatte per dirvelo. Vi prego, parlate. Qua c'è un fratello che soffre. Ma lo so. Tu devi affrontare la diagnosi, devi andare avanti. Ma come ne importa a me? Che me ne importa a me dell'eredità? Voglio sapere mio fratello come sta, Don Vittorio come sta? Don Vincenzo. Don Vincenzo, il grave trauma che ha subito gli ha portato un grave problema agli occhi. Questo è un fatto buono. È un fatto buono? No, ma infatti è un fatto buono, no. L'uomo sta male, ma il prete sta pure peggio. Quindi ha avuto una specie di crisi spirituale. Crisi mista. Un po' che tutto. Don Vincenzo ha iniziato a parlare. Le prime parole di mamma, papà, fratello. E ha cominciato a raccontare tutti i segreti del confessionale. E questa è una cosa che può capitare, no? Sì. Che significa questo? Ma lo sapete che è pericolosissimo? Se si viene a sapere la Chiesa lo caccia. Don Vincenzo, se comincia a raccontare i segreti illustri, lui passa un guaio. Voi siete il fratello e dovete proteggerlo. Anzi, dobbiamo proteggerlo. E adesso venite con me che vi porto da Don Vincenzo. Fate presto. In Giulioni a Monte Carlo. A Monte Carlo. Sì, è sempre la Puglia.
Vincenzo, sono tuo fratello. Ma qua Vincenzo, ma chi ti conosce? Vincenzo, sono tuo fratello. Mio fratello sei. Fatti abbracciare. Guarda qua. Bello. Oh, vedi? Che sorpresa, sei grande, sei alto, non eri così, sei diventato un uomo, sei cresciuto, hai cambiato la voce. No, adesso è diventato grande. No, bello, bello. Senti, ma come va? La bananiera, come va? Cresce, cresce. Come cresce? La bananiera era quella cosa che tu sognavi di avere da bambino per portare tante banane dall'Africa fino qua. Ti ricordi? Sognavi di costruirla. Ecco. La bananiera. Te lo ricordi? Sì. Cresce, Vince. Crescono le bananiere. Crescono le bananiere. In base alla lunghezza della banana che trovi, la bananiera si allunga o si accorcia. Cioè, si trova. Piano acchittati. Si trova. Il vizio di dire bugie. La parola bugiardo sul vocabolario dove ci hanno messo la fotografia. Senti, Vince, basta che si fa tra la bananiera e della banana, va bene? Pensiamo adesso alla tua salute, Vince. Ma la mia salute, chi te l'ha detto? Stefano? L'ha detto Stefano. Qui. Allora, come va? Mi raccomando, non deve stancarsi. Si è comprato la patente D, può portare cambio, il bilico, il tassì. E si è comprato pure un esame di anatomia. Quella. Vabbè, sono voci, don Vincente. Voci tue? Me ne hai dette dentro quello sgabuzzino stretto che manco c'entravamo, ti ricordi? Era il confessionale, don Vincente. Poi però non mi sembra neanche il caso di dirlo davanti a vostro fratello. Mio fratello? Questo rubava delle elemosine il venerdì sera, certe accorciate di spicci e a giocare a biardino, dai, e si innamora. Non fai male. Ti sei sposato? Papà? Papà, io prendo il treno e me ne torno a casa, non ce la faccio più a starti dietro. È mia figlia. È mia nipotina, bella. Ma come? Bella. Saluta, zia Vincenzo. Zia Vincenzo, come stai? Quest'altro chi è, mo? Felix. Cioè? È un altro figlio tuo? Una specie. E quanti anni hai, Felix? 46. Me coglioni. Allora mi raccomando, portatelo a casa nel silenzio massimo e tenetelo segregato in casa, per favore. Sarai fatto. No, non tu. Il fatto che hai detto sarà fatto e lo voglio. Meno male che non abbiamo incontrato nessuno, Vincenzo. I cartelli di benvenuto. Bentornato Don Vincenzo. Grazie. Monte Carlo senza di voi sta male. L'altro è bello, pensavamo foste morto. Oh, che è successo, Don Vincenzo? È una forte gengivite, purtroppo non può e non deve parlare. Io sono il suo dentista. Dentista sì, la voce? Sì. E come no? Parliamo di cose importanti. Come procede la gravidanza di tua nuora? La nuora? La gravidanza? Mariolino non te l'ha detto, ha messo incinta la figlia del Netturbino. Il turbino. Ma che sta dicendo, papà? Ma quando mai? Come che stai dicendo? L'hai detto a me, Mariolino? Ma tua moglie, non ne parlate fra voi? Si sta dando da fare per l'aborto. No, questa è stessa gengivite. Ma qua maledetta, ce ne andiamo. Grazie per l'accoglienza. Andiamo, cosa sta? Vabbè, grazie. Il fratello di Don Vincenzo, non lo voglio fare! Basta la voce che sta dormendo! E comunque questa situazione è diventata imbarazzante ed è pure pericolosa! Ragazzi, state tranquilli! Non vedete io come sono sereno? Aprite! Polizia!
Ci hanno fatto! Ci hanno fatto? È tutta colpa nostra! Ma non si va sereno, fino a un minuto fa non ci volevo venire perché ci volevo venire, ci volevo. Aprite o saremo costretti a sfondare la porta. Io me ne vado! A Roma. Tu rimani qua, capito? Tu rimani qua. Tutte le uscite sono bloccate. Dove diavolo avete messo la droga? La droga? Aprite. Il tuo rapporto con la pecora Dolly è finito? Ti un rapporto con la pecora non sapeva niente! Ma chi è sta Dolly? Ma chi la sa? Sta parlando in codice probabilmente. L'hai uccisa tu! Confessa! Sì, a secondo, sì, a secondo, sì, l'ho uccisa io! Ma che non ci ha messo! Vi do 4 secondi. Stai zitta, droga. Vado io! Sono Simone. Sono aiutante o Don Vincenzo. E tu? Io sono Nanà. Piacere. Ma era la televisione. Passa nuova. Ciao. Finalmente. Perché scusami, ma ero in déshabillé. Posso? Sì, prego. Dov'è tuo zio? Chi? Tuo zio, Don Vincenzo. Ah, zio Don Vincenzo. No, e lui sta di là con papà. No, mi raccomando, bisogna stargli vicino. Sì. E fare in modo che nessuno sappia niente. Tanto presto passerà tutto, almeno speriamo. Che c'è? No, è che sto un po' preoccupata. Preoccupata? Non si direbbe. No, che io sto un po' preoccupata. Perché devo andare a una manifestazione, no? Solo che poi... Manifestazione? Una manifestazione ambientalista. Anch'io sono fanatico dell'ambiente. Veramente? Io c'ho... Oddio, sì, ce l'ho qua. La tessera dell'associazione Green Forever. No, pure io ce l'ho uguale. Forse noi abbiamo salvato degli stambecchi montanari. Pure io ne dovevo salvare uno, però poi è morto. Anche se questo paese sarebbe da salvare, prima che accada il peggio. Perché questo è un paradiso. Ma c'è l'inferno a pochi passi. Il Tattrab sta cercando di sversare dei rifiuti tossici, nonostante cerchino di rispettare le leggi. Ma noi dobbiamo farlo insieme. Dobbiamo farlo insieme, capito? Che cosa? Perché dobbiamo salvare insieme l'ambiente. Dobbiamo farlo, sì? E lo faremo. Però mi raccomando che bisogna fare molta attenzione, quindi dobbiamo utilizzare... È pericolosissimo, utilizziamo le precauzioni. Le precauzioni? No, perché se poi usiamo le precauzioni poi non facciamo più niente. Vabbè, tuo padre ti fa fare queste cose? Mio padre, no, guarda, se fosse per mio padre io non farei proprio nulla. Quello che ho fatto con i mufloni olandesi. Con i mufloni olandesi? Allora, è uno schifo. Che è? È precauzione, è uno schifo, è una bambina, ma non ti vergogni, i mufloni olandesi. Che hai fatto tu con i mufloni olandesi? Una battaglia ambientalista. Una battaglia ambientalista? Ambientalista. Bella figura di merda. State zitto, i mufloni olandesi, vuoi imparare i mufloni olandesi tu a me? Li conosco benissimo, i mufloni olandesi, che quando tu eri ancora piccolo io già li andavo a pescare, vecchissimo, a pescare i mufloni. Ma non si pescano, si cacciano. Si cacciano in dall'acqua, Sono quadrupedi. Vabbè, quadrupedi di carattere, ognuno ha il suo carattere, diciamo. No. Comunque, lasciamo stare su fatto dei mufloni olandesi, voglio bene. La cosa più importante è che dobbiamo sorvegliare a Don Muflone, no Muflone, come si chiama? Don Vincenzo, è chiaro? E dobbiamo essere tutti uniti. Anzi, per la prima volta vi dico il mio piano, incomincio a sorvegliarlo io. No, lo sorvegli io. Tu non stai all'altezza. Paradossale questa cosa. E ma sorvegliamo Muflone. Ehi, ma esci allora. Sei addormentato? Da questa stanza non devi uscire. Lo sorveglio io e quando scappa? Porca miseria, se ne è fuuto, scende! Vieni là che andiamolo a cercare!
io vado sotto e tu vai sopra. Ok. Confessare una cosa, dice che il prete che si può confessare sembra tanto, invece fatemi confessare, sti cornetti fanno schifo, ma proprio schifo. E tra l'altro costano di più che non negli altri bar. Ah, lo dirò al titolare. Al titolare? Quando lo dici? Stanotte, quando vi incontrate? Ma come vi permettete? Don Vincenzo? Che scandalo, ma non lo sa nessuno tanto, Vergogna davvero! Me l'hai detto tu in confessione, ipocrita! Ve lo dico io, quello è un fatto del demonio. Don Vincenzo è posseduto. Guarda là, va. Bimbe, la volete la merendina? Sì! Le anime innocenti. Che colpe hanno i bambini? Non hanno colpe loro. Gli altri hanno colpe, Frequentano l'asilo della maestra Fusco? Nonno, hanno un'altra maestra. Meno male per loro, che Dio le benedica. La maestra Fusco, Iemene, ragazzini. Fidati. Mena pure al marito certe pizze che dà. Io me ne vado! Ecco, buongiorno. Un prosecco? Oh, un prosecco. Che voce ha sentito? Mi sbaglio? È quella del figliolo del sindaco, del rampollo del sindaco. Allora? Servite pure quello che vuole, tanto problemi di soldi lì non ce ne sono. Spaccia la droga. Io? No tu, l'amichetto tuo. Vendo la droga. Tu sovvenzioni. Ma che state a dire? Tu poi non ne parlavo di te. Matte, ma tu stai ancora qua, papà? Ma non ti preoccupare, stai tranquillo, stai sereno. Con tutte le voci che girano sul mio conto, a quest'ora già avrei dovuto fare 10 anni di carcere. Tu devi fare qualcosa. Questa è diffamazione. Io lo querelo. Così un fuocherello di paglia diventa immediatamente un incendio di proporzioni incredibili. E se quello non sta più zitto? E allora non sarà un problema tuo, sarà un problema suo. Che pace, papà. Che pace. Non è possibile. Non lo aggredite. C'ha ragione Stefano. E chi è Stefano? Il dottore. Io non l'ho aggredito comunque. Ho semplicemente detto, ma com'è possibile? Com'è possibile che non... Com'è possibile che non se ne renda conto? Sì, ma con le cattive maniere non ottieni nulla. Ci parlo io, Nana. Don Vincenzo, non è possibile che non ve ne rendiate conto. Lo vedi com'è dolce. Vince, ascoltami un attimino, se tu continui a fare queste cose, metti nei guai a te e pure a noi. Io non so come dirvelo, vorrei trovare le parole adatte. Se continuate così, va a finire che vi mettete nei guai voi e mettete nei guai anche a noi. Ma come fa a trovare le parole adatte? È normale, usa le mie. Chiedo scusa a tutti, lo so, ma avete ragione. È vero, è tutto vero. Quando ho avuto il colpo, subito dopo, ho fatto un sogno incredibile. Ho sognato di essere in un paese meraviglioso. Non so se fosse Montecalvo oppure no, però la gente era felice e allegra. Si respirava un'aria da sogno, vero? Un'aria leggera, un'aria bella, un'aria pulita, dove la gente sorrideva. Non c'era bugia,
C'era sincerità, serenità negli sguardi, nel modo di parlarsi, la gente si scrutava negli occhi senza andare a scavare, a capire se l'interlocutore, quello che aveva davanti, fosse un bugiardo oppure no. Erano veri. Dicevano quello che avevano dentro e si capiva, erano sereni, veri fino in fondo. È stato straordinario questo sogno. Avrei voluto che fosse durato per tutta la mia vita. Poi mi sono svegliato. E ho ritrovato te, mio fratello. Sì, Vince, però se tu continui a fare così, noi ce ne dobbiamo andare da qua. Zio, le cose che tu dici te le hanno dette nel segreto confessionale. Lo so. Loro vengono, parlano, si liberano. Fanno diventare più leggera la propria anima, ma tutta quella sporcizia che tirano fuori dove va, chi la raccoglie. Ho pensato, ma forse sono stato io che l'ho raccolta tutta. Chissà, l'ho assorbita tutta, ma mi sento pieno di spazzatura, però. Hai capito? Con tutta la sporcizia sei appilato. Io non ho la forza del Padre Eterno, del mio superiore, che si prende i peccati di tutti. Io no. Io ho l'esigenza di svuotarmi, di buttarli fuori. Ma tu le devi buttare, solo che lo devi fare con intelligenza. Alcune cose le butti e altre no. Devi fare tipo Tipo raccolta differenziata. Sono io, me, ti ho trovato me! Sono io! Scusa, ma perché ti chiama Omero? Tu non sei Omero. È una menzogna. No, è... Perché? È perché, senti, facciamo una cosa. Perché hai bisogno di cambiare? Cosa hai combinato? Da chi fuggi? Da cosa fuggi? Madonna santa, portatelo Dove? di là. Qualsiasi cosa, compratela, capito? Sì. Non chiedere niente a nessuno, eh? Ciao. Mi ero persa, per fortuna ho trovato il sindaco che mi ha indicato la strada giusta. Deficiente. Non è deficiente, il sindaco è una bravissima persona. Come sta? E come sta? Lo vedete? Quello è il colorito suo, non vi spaventate. Un poco rossiccio, giallo, perché quello è ittero da bambino. Non fate il furbo con me, non è proprio il caso. Come sta? Suo fratello? Don Vincenzo? Certo. No, ma deve riposare. Certo, il trauma che ha subito è stato violento, Ha combinato anche un sacco di casini in paese. Stanotte ho fatto un sogno. Pure voi avete sognato? Pure io ho sognato. Ho sognato che qui a Montecalvo, nel mio paese, pioveva a dirotto. Nella, fango, liquama d'ogni specie. Una cosa orripilante. E chiaramente i cittadini andavano a ricoverarsi, a trovare un rifugio. Ma che? Alla fine sono morti tutti. Secondo voi che significa? Che la sera dovete mangiare più leggero. Voi ci credete alle premonizioni? Voi ci credete se vi dico che non so che cosa sono? Questo paese, prima dell'incidente, era un'oasi di pace, di serenità, era il paradiso terrestre. E vostro fratello, Don Vincenzo, aveva le chiavi. Una specie di San Pietro. Bravo, era così. Perché le chiavi del paradiso ce l'ha San Pietro. Certamente. Io per questo mi sono permesso di dire. Ok, ma io volevo dire che... Il ragionamento è esatto. Falì, ci sa salute. San Pietro, il paragone va bene così, basta, stai zitto. Va Ma bene. io volevo collaborare, vuoi che me ne vada? E queste chiavi possono essere anche tolte dal guardiano che non è più meritevole e degno. Ma che cos'è, una minaccia? Sì, perché mangi scucciate te. Io non voglio essere trattata sempre così. Ricordati che io sono più grande di te. Io stavo parlando col sindaco. Minaccia? Che parola grossa. Mi permetterei di minacciare io al nostro caro Don Vincenzo, il nostro parroco? Non è possibile. Anzi, io sono qui per proteggerlo. Perché qualcuno che ha fatto qualche confessione non vuole che si metta in piazza qualche suo peccato, qualche sua mancanza. Da questo lo voglio proteggere. Comunque non vi preoccupate perché Don Vincenzo un paio di giorni di riposo e ritorna come prima. Me lo garantite voi? Assolutamente. A proposito, io ero passato di qua, approfitto, per consegnarvi questo. È un omaggio, è un'offerta alla Chiesa, un oppo. Più
Don Vincenzo terrà la bocca chiusa, più l'obolo aumenterà. Ma questa è corruzione. Come, ma quando mai ti hai fatto queste domande? Corruzione, ci sto corrompendo, mi che siete un pubblico ufficiale, no? Ecco, ritenete questa offerta come un acconto, un anticipo dell'8 per 1000 che è arrivato in ritardo. Va bene? Ecco, questa è una lauta offerta per tutto quello che ha fatto Don Vincenzo per noi. Là. È molto lauta. È morto Lauta. Chi? Il grande Niki. Veramente? Come mi dispiace. Perché stavo così bene? Come è successo? Adesso? No. A me sta storia della donazione dell'organo poi non mi convince. E se poi mi devono togliere, che saccia, un organo piccolino. L'organetto. E se il mio organetto va a finire nel corpo di un camorrista, io poi dove vado a finire? Nell'inferno. E fatti fare la cremazione. La cremazione? E se mi faccio cremare, a dove che fornire? In Danu Cornetta. No, io mi faccio cremare, però per sicurezza, non mi faccio cremare completamente. Voglio essere parzialmente cremato. Come una busta di latte. La signora Fuscella è una santa donna. Quella ha avuto la denuncia per maltrattamento, perciò sta tutta agitata. Ma secondo me le chiacchiere di Don Vincenzo sono tutte bugie. Sono pure bugie quelle che dell'azienda tua che facevate il vino senza l'uva. Ma vogliamo parlare allora delle rapine di tuo fratello, quelle che fa a Milano? rapine? Don Vincenzo ha riempito un paese, Don Vincenzo. Don Lo sanno Vincenzo ha tutti. riempito Ma un certo. paese. Ma certo. E mentre voi litigate, io andrei. No, ma No, queste... Grazie. No. Che ci fai qui? Don Vincenzo, tutto a posto? No, lui sta bene. Io sto male, ho tutte le ossa rotte. Sicuramente ho la bronchite. Mi fa male qui. E questa non è bronchite, Nanà. Se non vuoi visitarmi, vado da qualcun altro. Va bene, visitiamo. Aspetta un attimo. Pronto? Sì, arrivo subito, signora. Ok. Chi è? La signora Lamberti. E il marito è in fin di vita. Il paradiso terrestre. Così lo chiamano sto paese. E intanto qua c'è gente che muore e nessuno parla. Si riempiono le tasche e tutti zitti. Ma chi si riempie le tasche? Tutti. Il sindaco ha levato le tasse e in cambio ci ha dato, come si chiamano? Royalty, signora. Dicono che sono pazza. E intanto sono arrivati pure al fiume. Per non parlare pure a munnizza che sta sottoterra. Ma chi? Vital Trab, Nanà. Ma sono già a Montecalvo. E non si può andare a controllare. I controlli li fanno. Sì, ma chi deve controllare? Sta d'accordo con loro? Signora, ne abbiamo già parlato tante volte di questa cosa. Per il momento sono solo ipotesi, solo chiacchiere. Stefano! Stefano, ma non pensi che la signora abbia almeno il diritto di sapere la verità, di capire qualcosa? È un caso isolato, Nanà. Ma lei dice di no! Ma perché vorresti farlo? Si potrebbe scoperchiare una pentola troppo pericolosa. Io non ho paura! Tu non hai paura perché non sei di qua, Nanà. Sei comparsa così all'improvviso con la tua famiglia e probabilmente tra qualche giorno te ne andrai di nuovo. Quello che resta qua sono io. Io non sono mai scappata, mai! Vabbè, quasi mai. Sei ancora piccola, Nanà. Lascia che di queste cose se ne occupino i grandi. I grandi? Sì. I grandi si sono occupati di questo pianeta, guarda come si è ridotto. Parli come uno striscione da corteo. Ma almeno io parlo! Tu non dici niente perché non è successo a te! Ah, ma certamente nemmeno a te, Nanà.
A chi? Mia madre. Mi dispiace. Ti prometto che ci penserò, va bene? Dobbiamo ottenere i dati degli indicatori epidemiologici sul territorio. Sei informatissima? Sì. E vabbè, ma dovrebbe richiedere qualche medico questa cosa. E noi ce l'abbiamo un medico. Ah sì, e chi? Tu. Ah, sono un medico. Anche se hai pagato per avere un esame. Vabbè, ciao ragazzi. sono voci. Amore. Vorrei venire anch'io con voi, sono il vostro poliziotto. Bravissimo Simone, Don Vincenzo sarebbe orgogliosissimo di te. Però mi raccomando, tutto deve rimanere top secret. Questa è la prima puntata del TG Simone. Studio all'aperto. Pipiripì! Lei è? Nino Pannella, Di che si occupa? giornalista di cronaca. Dei risultati, oltre alla Terra dei Fuochi ci sono stati altri territori che sono stati invasi da rifiuti in maniera illegale? Tutta l'Italia praticamente è un territorio invaso da rifiuti del tipo tossico e nocivo. Dalle Alpi al canale di Sicilia. Per anni hanno smaltito di tutto e di più. Dobbiamo capire che oggi trattare male l'ambiente che ci circonda significa non volerci bene, significa non voler bene ai nostri figli, significa non pensare al futuro. Ecco, il vero grande tema oggi è questo. Oggi voler bene, amare di più il nostro territorio e difenderlo da chi vuole fare speculazioni. Quando si dice che l'area protetta ci sono i vincoli, no, quei vincoli significano tante volte tutelare un patrimonio che i nostri nonni, i nostri genitori ci hanno regalato, ci hanno trasmesso, e noi abbiamo il dovere di regalarlo e trasmetterlo ai nostri figli quantomeno intatto, quantomeno nelle stesse condizioni. Non è facile. Quando si sente parlare di rifiuto si ha paura, in realtà il rifiuto è una risorsa, quindi va tutelata, va recuperata e poi rimetterla sul mercato e produrre nuovi prodotti. Gli accordi non possono saltare. E chi dice che saltano, per l'amor di Dio? Anzi, qui a Montecalvo siamo tutti contenti che l'Italtrave è venuta. Tra l'altro avete dato lavoro a più di 20 operai nella vostra filiale in Veneto. 24. 24 famiglie che hanno votato te. Ma siamo sicuri che siano tutti contenti, che siano tutti soddisfatti? Certamente, come no? Ovviamente c'è sempre qualcuno che si lamenta, i rifiuti, la puzza si sente, ma non ti preoccupare, per l'amor di Dio, basta mettere nelle tasche di qualcuno qualcosina di soldi in più e vedrai che sono tutti più contenti. Più sono contenti e meno si lamentano. E quale tasche dobbiamo gonfiare? Le loro o le tue? Mi piace che la pensi così, io sono una persona per bene. Come me? A proposito, ma la storia di questo prete chiacchierone? No, ma per l'amor di Dio non ti preoccupare proprio, è tutto risolto, tutto... Finito? Sì, tutto a posto, tutto risolto. Non è che qualcuno ha parlato durante le confessioni? No, stai tranquillo, devi dormire sonni tranquilli. A me questa storia della fabbrica non mi piace, ma non è che facciamo un guaio? Io lo faccio per il bene di tutti. E poi con tutta questa campagna a disposizione chi vuoi se ne accorge? Nessuno avrà problemi. I paesani avranno i loro vantaggi. Poi questi rifiuti sono come un regalo per tutti quanti.
A proposito dei regali, ti ho preso una cosa, te la volevo dare stasera, te la devo dare adesso. No? Dimmi se ti piace però, voglio sapere. Ma io non mi sento a posto con la coscienza. La coscienza? Ah, vabbè, allora se è un fatto di coscienza, domani mattina presto vatti a confessare da Don Vincenzo, va bene? Io ti devo lasciare, tengo che fare, non mi aspettare per cena stasera, Tutto bene? Tutto bene? Sì, sì. Comunque io non mi fido, E poi non abbiamo più tutto questo tempo. Carino. Come stai? Ah, ti vedo più raggiante, più sereno. E sai perché? Io capisco tutto, io sono un papà. Perché l'aria del paese fa bene. Il cambiamento fa benissimo. È pure bello sul fatto che iniziamo a parlare. Parliamo, dobbiamo parlare, un bel dialogo padre-figlio, è bellissimo. Tipo, vogliamo parlare... Della gente che sta morendo. Ma non parliamo mai, parliamo delle persone che muoiono. Stanno sversando i rifiuti tossici. No, non voglio parlare dell'ambiente, parliamo di un'altra cosa. Argomento uomini. Te lo doveva fare tua madre, ma te lo faccio io. Allora, sai che cosa avrebbe detto tua madre? Che i maschi sono tutta una chiavaca. E tu che sei? Una chiavaca. Finiamo questo argomento di mezzo. Però di un maschio in particolare dobbiamo parlare, no. Stefano. Perché secondo me Stefano è uno. È uno che mi sta aiutando a ricercare i dati. Abbiamo anche appuntamento in ospedale per gli indicatori. L'uomo su fatti Stefano. Piuttosto parliamo di un'altra cosa. No, papà, noi possiamo fare qualcosa. Papà, da quando mamma si è ammalata tu non hai fatto mai niente. Ma perché secondo te è colpa mia che tua madre si è ammalata? Che c'entro io con tu? Io non potevo fare niente neanche io e nessuno può fare niente. E ora sì. Papà, non volevo. Pronto, Ste? Ma avevamo l'appuntamento. In ospedale. Sì. No, ma sono dati che rilasciano solo ai medici. Se tu non vieni io come faccio? Ma non lo conosco un medico. La macchina è pronta, ce ne possiamo andare via da Montecalvo? Ne conosco 2 di medici. Signori, non vi posso aiutare. Noi dobbiamo ritirare i dati richiesti dal dottor Mancuso Stefano. Sono per i primari Somma ed Ermellino. Sì, ma senza i documenti dei dottori a voi non posso consegnare niente. Ma poi dove stanno? Dove stanno? Dove stanno? Dove stanno? E dove stanno? La voce, i dottori stanno qua, la voce, per cortesia. Qua siamo dottori, laureati, chiaro? E c'è anche il collega. Buongiorno. Buongiorno. Sono il primario. Ma qua primario, al limite la primino, guarda che ti mi sul volo. Vorremmo i documenti, è tutto a posto oppure dobbiamo... Non vi fidate di noi. Ma come? Abbiamo i camici bianchi, non vi fidate? Non vi fidate, non si fidano, guarda, è eccezionale. Che sta succedendo? Dottore! Codice rosso, infarto in atto! Madonna santa. Codice rosso! Infatti no, è in acqua. Ci vogliono dei medici. Siete voi i medici? No, Chiamiamo i medici! Sì, ma lui è medici. Niente documenti, niente intervento. Vado a prendere i documenti. Ah, voi fate prendere i documenti, ma hai bisogno di me. Se non faceste niente, allora fatti l'atto, ci vuole il codice rosso. Allora, vieni uno, ecco qua. Allora, libera! Vai, libera, dentro! Siamo capaci di muovere. Ecco. Grazie. Andiamo, reagiamo. Dottore, io vado! Cosa? Allora, dove vai? Dove? C'è lui! No, io fra 5 minuti ci sono venuto, no? Qua ci vuoi una mezz'ora, ma quando va? Grazie. E c'è lei? Ma lei è una novizia! Sì, si deve fare monaca. Una studentessa, non è capace, capito? Non è capace. Buono. Soffre. Sta soffrendo, dà fastidio che no, urla. fate qualcosa però. Da che cosa è affetto? Siamo qua per voi, non vi preoccupate. Sono C'è una corona, aprite una birra. Da una coronaropatia! Sta da spostare. Ma perché non l'avete parcheggiata bene? Ma che ne so che l'immagine vecchia! No, sentite a me, chiamateci Indriciotti. Sì! No! Se sgamano che non siete dei medici, passiamo un brutto quarto d'ora. Oh no, ma perché non siamo dei medici? È che tu dirà prima medici. Allora, si calmi, la vedo agitatissima. Io porto 3 bypass. Porta 3 bypass! Io già sono venuto mangiato, te lo prendi un po'. Una bella graffa! Una graffa la prendi? Siete di cura perché quello sta morendo e pensa agli altri. Guarda loro! Ossigeno! Ossigeno. Guarda
Ma state zitti, che state asciuttando. Madonna, che ne state? Troppo. Mannaggia, chi vi ha visto? Stanno fermo questo coso. Stiamo bene. Sta molto bene, sta molto meglio. Se siete d'accordo preparerei una flebo di antiaggreganti. Quanti boli? Sta parlando con voi, E quanti bolli? Collega, quanti bolli? Quanti ne facciamo? A bolla, dite un numero a bolla. Buttiamolo 2 in più. Sì, pure qualcuno che non fa niente. Tanto stasera ci scaffamo e ci mangiamo. Perché che lo bollo scalfato è più saporito. Ma che è un gnocco, state zitti. E trombi? Sono un attimo che non aspettavo. Però no. Mo sono anni che non riesco ad avere rapporti là proprio. Trombi? Ma come sta? Ma signore, ma che capito con mani due? Per i trombi! Ma che ne ignorante? È arrivato da Neve Montecalvo, che Dottore, sì. il fascicolo è pronto. Possiamo andare? Possiamo andare. Potete andare. Ha bisogno di uno stand! Stand? Sì, facciamo uno stand con tutti i prodotti tipici campani. Prosciutto, salame, pomodoro, friariello. Ma state zitti! Lo stiamo perdendo! Lo stiamo perdendo. Stiamo perdendo. Lo stiamo perdendo a questo. Lo state perdendo? Lo state perdendo. Perché non sta facendo niente. Insomma, basta. Basta questa fretta. È chiaro. Di infarto non è mai morto nessuno. Insomma. Basta, reagisca, santo cielo. Questi soliti lamentosi napoletani e meridionali. Gli infartuati del nord non si lamentano. Quelli del nord sono sempre muoio, sì, zitti. Noi non sto morendo, aiutate, ma basta. Io mi vergogno, vergogna. Facciamo una cosa, organizziamoci. Voi nel frattempo rimanete sul lettino, qua sulla barella, non andate in giro. Io e il mio collega clinico medico con tutta la mia troupe medica ce ne andiamo al ristorante a mangiare. Solo un secondo perché mi gonfia. Va bene, solo il secondo. Nel frattempo che noi andiamo al ristorante qua a fianco. Solo un secondo. Bravissima, poi paghiamo, abbiamo finito, Io paghiamo. pago solo il secondo. Benissimo, a un certo punto ce ne andiamo, un caffettino, un pochino di sonno, quando torniamo veniamo direttamente. O cimitero. Bravissima, è tutto a posto? Possiamo andare? Guarda qua, mamma mia, sei contento o no? È un ragazzo fortunato. Guarda, sta rosso ha ripreso il suo colore naturale, c'ha un rosso esagerato, o no? Per forza, hai da buffare i paccher. Ah, voi dite sui paccher? I paccher o vino. Il vino, non vedo il vino, non lo vedo la bottiglia. No. Vabbè, comunque noi andiamo, va bene, possiamo andare, abbiamo tutti i documenti a posto, ci vediamo più tardi, mi raccomando, andiamo, va, andiamo, vieni qua, ecco qua. Grazie per quello che avete fatto perché... Ma figurate, per questione di umanità. Bravissima, grazie veramente, avete un cuore così, veramente avete un cuore così. Ma io faccio per vocazione. Ah sì? Sicuro che non facete per i soldi? No, non lo preoccupare. Grazie assai. Prego. No, ma quale manifestazione? Nanà non sta manca a casa. Ehi, l'ho chiamata. Ma che ne so, sarà scappata di nuovo. Con quel padre. Cosa è pronto? Aspetta, un messaggio. È il suo, ti richiamo. Adamu, Ehi, vengo. ma non ci stai parlando? Ha messo da telefono. Ti va a fare quello che dici. Tanietto, sanga pure a magna. E specialmente quello che dice mamma. Amo, vengo! Non ci vuole molto ad analizzare i dati. Le malattie sono in aumento. C'è qualcosa sotto. Sottoterra, vorrei dire. Ma comunque servono a poco per iniziare una battaglia. Dobbiamo informare il sindaco. È impossibile che non resti sensibile a questa scoperta. Il sindaco? Sì. Non corriamo, Nanà. Ti chiedo solo... facciamo attenzione. Certamente. E invece questa volta vi dovete fidare. Certo. Il nostro segreto rimarrà tale. Oppure vuol dire che se lo porterà nella tomba. Vabbè. Sgombrate il tavolo e datemi una seccia. È arrivata la lettera. Vabbè, fammi leggere. Leggo io. Ma che leggo io? Che la materna già vi fanno leggere? Ma non vai con la materna, chi sta 48 anni? Andiamo bene, Ma che stai facendo la poesia natale? Se parli, uccideremo prima te e poi tuo fratello. Uccideremo. Andiamo bene, andiamo. Non ci sta niente dentro, non sta scritto niente più. Madonna. 3 proiettili. E perché tu non ci stai nella lettera? Io non ci sta il mio nome. Non ci sta il tuo nome, ma ti Mi pigli avranno sbagliato. Ti pigli un proiettile pure tu, perché devi morire pure tu. Che me lo va a cagare.
Tu ne vai a casa. Tu prima muori e poi te ne vai a casa. Prima muori. Tu non... Io me ne vado! Volontà tua. Abbiamo papa e ave Pie, grazia plena, Dominus. Io sono un soldato del Signore! Chi ha detto sti cazzi? Chi? Ah, Don Vincè, io qui non sono venuta per parlare della storia del salumiere, dell'elettricista, del fornaio. Mi sono fatta... Tutta la confartigianata, compreso il guardiano notturno dentro a Gabbiotto. Su. Mi sono fatto un esame di coscienza. Qua stanno per ammazzarci tutti. Io non potrei parlare, ma col segreto professionale... Il segreto confessionale. E parla. Affida al Signore i tuoi pensieri, i tuoi segreti, io mi farò un modesto portatore. Don Vincè, mio marito... La verità sono io sono la verità. Oh. Stai facendo? Sto suonando. Sono tutti a pausa. Non so, malaga. Sei scemo, va bene? Sei scemo. Comunque ho deciso, ora prendiamo tutte le nostre cose e ce le torniamo a Napoli. È chiaro? Noi abbiamo le prove. No, ma per te è un gioco questo qua, è pericoloso, si fa tra la spazzatura. Allora, comunque ci sono gli organi competenti che fanno i controlli. Quindi dobbiamo rinunciare, come al solito. Nanà, ti prometto che elaboro io i dati. E faccio anche una relazione che invierò al Servizio Sanitario Nazionale. Questa volta ci dovranno per forza ascoltare. Sì, ma questo non riporta in vita tua madre. Sì, però noi possiamo fare Ti qualcosa. ho detto no, basta. Chiaro? Tuo padre ti vuole bene, non vuole farti correre altri rischi, Grazie, Falì. non vuole altre sofferenze. Ci dobbiamo fare gli affari nostri. Bravo, Falì, grazie. Lui è un buon padre. Certo non è un eroe e si caga pure sotto, ma è un buon padre. Falì. Era per aiutarti, per farti crescere così bene. Ha fatto delle cose bruttissime. Ha rubato, ha spacciato, ha picchiato vecchierelle. Oh, quello è fatto dei picchiarelle. Basta, non mi aiuta più. Aiuta la gente, va? Ma tutti possiamo cambiare. Nei film, nelle canzoni, nei cartoni animati, nei romanzi, ma nella vita vera no. E poi qua, pure se vogliamo fare una cosa buona, comunque qua c'è una prova, testimone. Eppure se l'abbiamo, con certa gente, è meglio stare zitti. E infatti è vero, è molto pericoloso. Me l'ha detto anche la moglie del sindaco. Dentro il bussolotto, lì dentro lo sgabuzzino. Per cui fra un po' si scatena l'inferno. E io lo so bene. Abbiamo prove e testimoni. Secondo indiscrezioni pare che sia giunto un emissario del Vaticano. Se Don Vincenzo dovesse spifferare sarebbero guai per tutti, ma anche per lui. E adivina. A voi studio. Inoltre, Don Vincenzo avrebbe rivelato, secondo indiscrezioni, i rapporti tra il sindaco e alcuni elementi di spicco della malavita campana, indagati per la pessima gestione dei rifiuti. Cosa farà Don Vincenzo? Sarà presente? Ritratterà? Vedremo. Ma tu perché tieni gli occhiali da sole? Per non farmi riconoscere. Ah, perché senza gli occhiali ti riconoscono, invece con gli occhiali... Mi mimotizzo. Insomma, che dobbiamo fare? Lo facciamo la denuncia dei carabinieri, che dici? Nella mia vita terrestre, È arrivato Gesù, è arrivato. prima di prendere qualsivoglia decisione,
Ho sempre fatto l'elenco dei pro e dei contro. E mi è sempre andato tutto bene. Ma tutto bene che cosa? Che tu tieni più anni di galera che capelli. Che c'è? Nel periodo delle castagne i capelli cadono. Quindi? Che si fa? Che si fa? Che si fa? Voglio, quella è l'unica soluzione. Una ce n'è. Facciamo il fialetto e me l'ha già schiattato. Ma come ne fotte a me dei capelli e fialetti? Che me ne importa a me? Che ho un problema è nato. Andiamo dai carabinieri, sì o no? Se portiamo questo incartamento. Ragazzi, qua ci trovano morti. Ma salviamo tanta gente. Che verrà al nostro funerale e ci riempirà di stima. Voglio pensiamoci bene, ah. Ho detto pensiamoci bene, se dicevo pensiamoci male, che succedeva? No, non lo ascoltare. Io si papà già morì. Voglio morire con una capellera tanta. Secondo te il problema nostro sono i tuoi capelli, eh? Noi dobbiamo... Prove schiaccianti. Che tieni? Prove schiaccianti. Simo, per l'amor del cielo, e se vuoi andare a giocare a guardie e ladri, vai a giocare dall'altra parte, vai, vai. Poi, Sam, son io. Mamma mia. La paura si porta nei capelli. Mi scusi, che ha visto per caso uno basso? Ma che dici? Avete visto il curtiolo? Chissà che ci fanno qua. Ragazzo artista, con gli occhiali. Molto. Lo conosco troppo bene. Scapperà. Ma tu davvero vuoi andare fino in fondo? Io sarò con te. Nanna, ho le prove. No. Felix, Felix, voglio lo sta. Avete visto uno non molto alto? Felix, sveglia tu. Ma che fa congelato? Che tiene pure lo diabete, andiamo, via. Oh, siete veramente scusi. Non molto sbagliato. Voglio, mannaggia, ci vuole il mio, no. Mannaggia, fatelo giro, fatelo giro. Scusa, con permesso, vediamo un attimo. Via. Chi ti ha dito? Fambres! Ho capito, Fambres. Oh! E Billane, più, vai! Sacra, ma sempre colpa tua. Sempre colpa tua, non una volta sì, una volta no. Sempre colpa tua. Sì, sempre colpa tua. Sempre per colpa tua. Sempre per colpa tua. Mannaggia miseria. Guarda se ci stanno inseguendo, guarda. Fui. Ma che fui, sto coso non va a benzina, va a fragola. Non riusciamo a seminare. Ah, guarda che ci sta, va, si fa una passeggiatina, si fanno. È romantico, sai che forza, tu guida. L'abbiamo inseminati. E mo? E mo sono incinte. Pagliù, preoccupa e non poco il comportamento di Don Vincenzo, il parroco di Montecalvo. Questa nuova edizione del telegiornale di canale 696 TV 8 Channel in apertura, una notizia che farà molto discutere, preoccupa e non poco il comportamento
di Don Vincenzo, il parroco di Montecalvo, che da un po' di tempo sembra non riesca a tenere a freno la lingua, rivelando a tutti i segreti confessati. È una fake, una montatura? Il parroco intanto ha dichiarato attraverso una telefonata alla nostra redazione che domenica, dopo una pausa dovuta ad un incidente domestico, ritornerà in chiesa e riprenderà in mano il suo gregge. C'è intanto grande attesa in paese per l'esito di questa intricata vicenda. E che volevate fare? Volevano andare dai carabinieri, volevano andare. Stefano. Oh Gesù. No, Gesù ha fatto poco per me. Chi ha fatto di più è stato lui. Mo basta. Il problema me lo devi eliminare. O lui o tua figlia. Lei sì che ti è parente. Signora, finché la barca va. Non la fermare. Chi è? Oddio! Il diavolo! Il diavolo! Aio! Che cos'è, donna? Dove cazzo mi portate? Oh, sta a posto. Finalmente ha capito. Ha avuto quello che si meritava il parroco. Quisque Faber, fortune sue. Lo schifo. Crede.
Ma stai in ritardo? Signore, Re della pace, abbi pietà di noi. Avevo detto che non potevi capire. Sei piccola. Invece tu ti senti grande. Sì, volevo dire che mio fratello non è presente perché ha avuto un altro malore. Diciamo che ha avuto un altro malore a causa mia, ecco, questa è la verità. La verità è una parola che è diventata scomoda in questo paese. Cioè, no, non voglio giudicare per l'amor del cielo perché qua nessuno è perfetto, anzi, a partire da me, io faccio proprio schifo, faccio schifo come fratello. Anzi, per essere sincero, io non sono neanche il fratello di Don Vincenzo. Shh! Silenzio! Io sono uno che stava scappando, perché ho combinato sempre un sacco di casini. E poi mi sono ritrovato in questo posto, bellissimo, un paradiso. E ho trovato pure una famiglia. Però stavo scappando pure da questo posto. Stavo scappando da chi vi sta mettendo il veleno sotto i piedi. In cambio della vostra salute guadagna i soldi. Perché qua si comincia a morire. E la colpa non è di Don Vincenzo. Don Vincenzo. Uno che per carità cristiana ha fatto finta di non vedermi. Sì, Vince, me ne sono accorto, perché io come fratello faccio schifo, ma tu come finto cieco fai veramente pietà. No, questo paese non lo sta uccidendo Don Vincenzo, lo sta uccidendo il sindaco, Don Ciro, l'Italtrav. E lo stiamo uccidendo tutti noi. Col nostro silenzio. Anzi, grazie a Don Vincenzo che qua sono arrivate le telecamere. Siete un pazzo! Non vale la pena neanche di querelarvi. In questo caso, casomai, dovreste querelare anche me. E prova a denunciare pure tua moglie. Mi fai schifo! Eppure me. Eppure a me. Eppure me. E querelate pure a me. Eppure a me. E a chi ha fatto queste analisi. E a me. E se lo dice anche Simone, un ritardato. E che significa? Te lo spiego io adesso cosa significa. Significa che quando dal cielo distribuiscono le bugie da mettere nelle persone, quelle come te non c'erano ancora. Noi siamo arrivati prima e ce le siamo prese tutte. Perché quelli come te, puri, puliti, le bugie non le sanno dire. Ovviamente c'è sempre qualcuno che protesta, magari rifiuti, la puzza si sente. Ma non ti preoccupare, basta mettere in tasca di qualcuno qualche soldino in più e sono tutti più contenti. Più sono contenti e meno protestano. E quale tasche dobbiamo gonfiare? Le loro o le tue? Quello è solo un pazzo, Yamucci. Noi l'abbiamo fatto anche nel vostro interesse. Fino a mo' sta situazione ha fatto comodo a tutto quanto, è chiaro? Ricordatevi
Ricordate che io sono il vostro sindaco da 25 anni. No, guarda, ma no, voglio questa macchina fotografica. Ma scassa, signore. Ma scassa, la macchina fotografica. Da fornire. Sei un uomo immenso. No, Nicei, sono un uomo morto. Bravo, bravo. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Namo, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi ne rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ecco qua, bellissima porchetta. Vai, ti sistema il collega, questa è qualità. Avete chiesto 100 grammi e 1 chilo va bene lo stesso? Ma sì. Ma che ce n'è un porto, quello si consuma, da qua a Natale, figurati. Ecco qua. Ecco qua. Hai visto che il lavoro ti rende libero e felice? Non ci arrivi, che sei dalla Signore. Non ci arrivi dalla Signore. Non ci arrivi. Perché non ci arrivi? Perché sono piccirillo, come perché non ci arrivi dalla tu? Ma non ci arrivi col pensiero, no, non ci arrivi al bancone. Chiedo scusa, veramente questo è da parte mia e del collega. Andate a pagare la cassa. Il giudice ha comminato una condanna esemplare per tutti i complici del caso Italtrab, la massima pena. Oggi il Papa in visita al capoluogo campano nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove si è confessato e poi ha ascoltato la Santa Messa. Mamma Carmena. Su questo pezzo di luna non ci sono amori, non c'è poesia. Non arrivano i sospiri di chi giura tu sarai per sempre mia. Da questa parte di luna vedo il mondo giù, non sa che sono qua. Non s'accorge che io esisto ma non vivo. Costruisco con i sogni aquiloni che non sanno stare su.